mulatta. Avete mai sentito questa parola? Forse l'avete anche usata. Io la conosco bene. Mia madre è italiana, mio padre è senegalese. Fin da quando sono bambina, le persone attorno a me, a partire dalla mia famiglia, mi hanno definita così. Mulatta. A scuola non mi hanno mai spiegato cosa voglia dire. L'ho scoperto più tardi, da sola. Ricordo ancora quella sera davanti al computer, quando lessi per la prima volta l'etimologia. Da mulo, in quanto ibrido, mulo, l'incrocio sterile tra asino e cavallo. Il termine è nato nelle Americhe del 1500, quando sullo stesso territorio si ritrovarono diversi gruppi. C'erano ovviamente le popolazioni indigene, c'erano i coloni europei e c'erano le persone africane schiavizzate e deportate lì. Col tempo iniziano a nascere le prime bambine e i primi bambini di ascendenza mista. E con loro nuove parole per distinguere, etichettare, classificare, gerarchizzare. Gli europei, seguendo l'idea del razzismo biologico dell'epoca, costruirono una sorta di gerarchia di umanità. Qualcuno era un po' più umano di qualcun altro. Ed ecco che le persone mulatte furono messe in basso. Così in basso in questa scala che le violenze contro di loro spesso non venivano nemmeno punite. Quando ho scoperto questa storia ho avuto un rifiuto netto, immediato. Non riesco più a dimenticare questa storia, non riesco più a definirmi così. Il colonialismo ha esportato nel mondo un sistema di pensiero che guarda alla realtà da un unico punto di vista, quello del colone bianco europeo. A partire da questa prospettiva ha costruito un'idea di umano che stabilisce chi è al centro e quindi il corpo considerato normale, la cultura superiore, la storia degna di essere raccontata, ricordata. Crescendo ho capito che questa matrice di pensiero, coloniale appunto, è ancora attorno a noi. La possiamo rintracciare nei discorsi mediatici, in quelli politici, ma anche a scuola o nello spazio pubblico. Alle volte è lampante, palese, altre volte è come il fantasma che abita una casa. Non lo vedi, ma senti che ogni cosa ci passa attraverso. Sono nata a Torino negli anni 90 e sono cresciuta lì. Sono stata l'unica bambina nera della scuola, poi di danza, di canto, della scuola media e così via. Mi sentivo sola, cercando un po' di conforto attorno a me. Sono sempre stata una grande lettrice e amavo i cartoni animati Disney, ma ecco che nessuna protagonista mi assomigliava. Nessuna storia poteva riflettere la mia vita, la mia esperienza, la mia famiglia. È un tipo di solitudine profonda che scende e si pianta qua. Va così in profondità che ti cambia le forme degli organi, per sempre. Ho iniziato a farmi domande, non ho ancora le risposte. Mi chiedo cosa posso fare io, qual è il mio ruolo per cambiare le cose.
per ampliare, per moltiplicare quell'unica direzione in cui siamo socialmente educati a guardare. Ho fondato una realtà, si chiama Narrazioni Contaminate. Ho iniziato a girare l'Italia, da nord a sud, da est a ovest, con un obiettivo preciso: aiutare persone e organizzazioni a spostare lo sguardo, ad allargare l'inquadratura. Ho attraversato scuole, aziende, festival, enti culturali del terzo settore e ho capito una cosa: il cambiamento non si fa da soli. Solo insieme, solo collettivamente possiamo piantare semi di futuri possibili. Possiamo provare a diventare delle buone antenate e dei buoni antenati. Possiamo insieme esercitarci e riuscire a guardarci l'un l'altro senza gerarchie di umanità. Forse dobbiamo solo rompere i confini, sovvertire le coordinate, girare la mappa, tracciare nuove rotte e provare a esplorare quei margini che ci sembrano più distanti, lontani, sconosciuti da noi. Mi chiedo come sia possibile che ancora oggi ci capita di aver paura delle diversità, quando è proprio dall'incontro tra diversità che sono nate le forme più vive e creative dell'umano. Se vi dico tango, cosa vi viene in mente? Eleganza, magari una sala raffinata da ballo. Ecco, è nato in tutt'altro posto, nei porti di Buenos Aires e Montevideo, zone malfamate, povere, di passaggio, brulicanti di persone, immigrati europei, comunità indigene e afrodiscendenti. Ed ecco che i ritmi, le musiche, le melodie si mischiano e nasce il tango. Non nei centri omogenei, ma nei margini, ecosistemi di differenze. Voglio raccontarvi ancora una storia. Inizia nel Mediterraneo, all'epoca dei Fenici, quando si diffonde un pane piatto che arriva anche ai Greci, poi ai Romani. Ma saltiamo avanti, anno 1000. Arrivano i Normanni in Italia e introducono i bufali. Da lì a poco, dal loro latte viene inventata la mozzarella. Andiamo ancora avanti, 1500, dal centro dell'America arriva qui un nuovo vegetale, il pomodoro. Ma è soltanto nel 1889, quando un cuoco napoletano, in onore della regina Margherita che arriva dalla Savoia, inventa la pizza. La pizza che noi tutti conosciamo, amiamo, simbolo italiano, ma forse io credo anche simbolo di epoche, conoscenze, prodotti diversi che si intrecciano. Ecco perché l'umanità è incontro, scontro, resistenza, relazione tra diversità. L'antropologo Eduardo Kohn, nel suo libro Come pensano le foreste, racconta che la vita, ogni forma di vita, è un nodo dentro una rete. Non esiste sé isolato, non esiste umano che non sia prima di tutto essere in relazione. L'umanità non è uno stato, è un processo continuo, non è un sostantivo, è un verbo. L'umanità è un verbo, perché è fatta di tante cose, perché è fatta di gesti, l'ascolto, la cura, la reciprocità, perché è fatta di azioni, come ci comportiamo con chi è sconosciuto, diverso, vulnerabile, perché è fatta di scelte, le immagini che condividiamo, le parole che utilizziamo, le storie
che raccontiamo. Ecco, stasera con voi vorrei condividere 3 pratiche per fare umanità al di là dei pregiudizi. 1. Ribaltiamo la prospettiva. Ogni storia può essere raccontata da diversi punti di vista. Tutti e tutte noi abbiamo studiato a scuola la scoperta dell'America, ma ecco che se ribaltiamo la prospettiva abbiamo l'invasione di Abya Yala. Proviamo a rileggere quello che già conosciamo da un'altra angolatura. Facciamoci delle domande. Come cambia? Cosa possiamo imparare? 2. Cerchiamo nuove storie. Siamo assuefatti da un'unica narrazione. Ecco, cerchiamo nuove possibilità. Questa sera provate ad andare a casa davanti alla vostra libreria e contate quanti autori e autrici non europei avete letto. Vedersi con occhi diversi e vedere il mondo con occhi diversi può essere trasformativo e salvifico. Ovviamente può anche essere scomodo, fastidioso, ma ecco, stiamo in quella scomodità perché dalle crepe entra nuova luce. 3. Riconosciamo il potere del linguaggio. Parole, narrazioni, immaginario hanno un grandissimo potere. Danno e tolgono umanità. Chiamare invasione di clandestini, uomini, donne e bambini che rischiano la vita per attraversare il Mar Mediterraneo e togliere umanità e di conseguenza empatia e giustizia. E allora ritorno ancora una volta alla mia tesi. L'umanità è un verbo, perché è qualcosa che facciamo, perché è qualcosa che costruiamo, una possibilità che ci diamo giorno dopo giorno, perché è qualcosa che accade quando ci incontriamo, quando ci lasciamo cambiare dall'altro. L'umanità è un verbo e questa sera vi propongo di declinarla al plurale presente, perché è qualcosa che dobbiamo fare adesso. Grazie.